Ciao ragazzi, qui Paolo Justice, benvenuti in questo nuovo video del Team United We Stand. Scusate per il video rozzo e casalingo, ma se volete video in alta qualità potete benissimo regalarmi l'attrezzatura adeguata. Andiamo ad esaminare il deck. Allora, ho combinato fondamentalmente la struttura base di falena e di abbandono, che a parer mio i punti in comune sono 3 breaker, 3 signore guerriera DD e 3 libro della luna. La skill è bozzolo dell'ultra evoluzione, immancabile, a parer mio la skill più forte del gioco. E tra l'altro ricordiamoci sempre che è una skill che da quando è entrata si è sempre utilizzata, quindi OP. E l'unica cosa quando andiamo ad utilizzare questo deck è che dobbiamo stare attenti a quando evochiamo la falena tramite skill, poiché una volta evocata e utilizzata la skill non potremo andare ad evocare ulteriori mostri, tra cui in questo caso abbandono. Per quanto riguarda la struttura del deck, triplo breaker, l'effetto lo conosciamo un pochino tutti, in questo caso risulta particolarmente utile perché possiamo innanzitutto equipaggiare Paranoid a un mostro, poi spaccarlo ed evocare falena dalla mano, così è anche utile ad esempio quando abbiamo abbandono con un mostro equipaggiato e quindi a quel punto potremmo spaccare l'equip per poi riattivare l'effetto di abbandono. Triplo Book è una carta fortissima, molto versatile e oltre ad essere una delle poche difese che andremo a utilizzare in questo deck, ha anche una funzione molto interessante, cioè quella di coprire ad esempio abbandono con un mostro equipaggiato, flipparlo e riattivare l'effetto, e anche ci può essere utile per evocare falena, nel senso equipaggiamo Paranoid a un mostro, lo copriamo e poi possiamo evocare falena dalla mano. Tripla Lady è una carta fortissima, generica, che può essere un out a praticamente qualsiasi mostro, compreso Zoma. Ed è anche utile perché quando andiamo a utilizzare la skill possiamo settarlo, dato che la skill non ci permette di evocare, ma possiamo sempre settare il mostro. Triplo Curibosfera è l'unica difesa a parte Book fondamentalmente che andiamo ad utilizzare e ha un effetto molto forte in questo contesto perché ci permette di rimuoverlo per il rito e quindi per evocare abbandono. Quindi se il cimitero ha anche una sua valenza non da sottovalutare. Mostro extra, tra virgolette. Doppia falena, triplo paranoide è la struttura fondamentale del deck falena, triplo abbandono, ovvi motivi, così come triplo rito, e tripla preparazione dei riti. È una carta che velocizza il deck, ci permette di aggiungere il rituale abbandono dal deck ed eventualmente ci permette anche di riciclare un abbandono che è al cimitero. L'importante è che attiviamo entrambi gli effetti, cioè quello di aggiungere un rituale dal deck e poi abbandono lo possiamo, o meglio, lo dobbiamo aggiungere o dal deck o dal cimitero. L'importante è che utilizziamo entrambi gli effetti per poter risolvere la carta. Doppio insetto mangia uomini perché è insetto, ha un effetto abbastanza forte e può essere target anche per il rito, quindi ci permette
essendo mostro, di essere tributato per evocare abbandono, e inoltre ci permette di poter liberarci la nostra zona mostro, ad esempio da Rota Incubo o da Floodgate. E poi va anche in combo con Book, quindi in doppia copia. L'ho testato, ho avuto buoni feedback e quindi ho deciso di mantenerlo. E infine doppio illusionista. Doppio illusionista perché 3 è una razza secondo me esagerata, nel lungo andare si bricca, e quindi secondo me doppio illusionista è la razza perfetta. E ricordo che è una carta che ci permette di evocare abbandono, ci permette di fare il loop con abbandono, però se viene rimosso lui o abbandono, esempio tramite Signore Guerriera DD, non parte perché in quel caso viene rimosso ed entrambi non vengono distrutti. Quindi dobbiamo valutare anche questo lato, tra virgolette, negativo, però nel complesso secondo me è una carta molto, molto forte e ci permette di uscire ad esempio da Rota Incubo e da Floodgate. E le carte sono 30 perché secondo me sono tutte essenziali, ogni carta ha un proprio perché in questo deck, avendolo testato per un periodo non breve ma abbastanza, definiamolo medio-lungo periodo, ho avuto buoni riscontri. E inoltre virtualmente andiamo a giocare con 23 carte, fondamentalmente perché pre-preparazione ci leva 2 carte al deck, quindi in questo caso andremo a 24 carte, sempre potenzialmente. E poi con la skill andremo a elevare una falena nel migliore dei casi, quindi parliamo di 23 carte totali. Poi quindi 30 carte secondo me in fin dei conti non sono nemmeno tante, ci stanno. Andiamo al side deck. Doppia defusione per contrastare Union, Dragoon. Doppio scontro mentale per contrastare Cyber Angel. Non è male nemmeno in Mirror Match, anzi secondo me è una grande carta in Mirror Match. In questo caso parlo di abbandono normale perché dubito ci sia in giro una lista del genere. E anche contro Falena trova un suo perché. È chiaro che non menziono più Spa perché dopo che è stata nerfata la skill card non so effettivamente se e quanto può essere utilizzato come deck, perché secondo me ha subito una limitazione davvero importante. Poi Ginzo, uno fortissimo, forte contro deck che stallano, forte sicuramente contro deck che utilizzano tante trappole in maniera generica, e anche forte contro scontro mentale dell'avversario, perché ricordo che è una carta che fa abbastanza danni ad abbandono. E infine l'ultima carta è l'Anfora, contro deck che stallano indubbiamente, ma è anche forte per riciclare le proprie risorse ed anche per avere una win condition in più, perché fondamentalmente possiamo anche vincere di Crash a questo punto. Dato che giochiamo 30 carte, quindi potrebbe essere una soluzione in più per vincere. Non gioco Zoma semplicemente perché la pratica mi ha fatto stabilire così, nel senso è sempre una carta fortissima, anche nella razio in 2x in questo caso, solo che non volevo dare ulteriori target a breaker dell'avversario, dust, cicloni, eccetera, eccetera. Quindi alla fine ho utilizzato doppio insetto mangiauomini piuttosto che Zoma, però in entrambi i modi è un deck
che gira abbastanza bene. Bene ragazzi, il video è terminato. Se vi è piaciuto mettete like, condividetelo. Ci sentiamo e nient'altro. Grazie per la visione, alla prossima. Ciao ciao.